Quelli che vedete dietro di me sono i garage che sto ristrutturando sotto al mio capannone e dopo avergli dato una bella rinfrescata all'esterno passiamo finalmente a fare il dentro. E preparatevi raga, perché lo spazio che state vedendo in questo momento verrà completamente trasformato. Nell'ultimo video eravamo arrivati ad iniziare a pitturare di nero tutto il soffitto. Avevo fatto un po' di prove sul muro e poi ho fatto i primi 2 metri. Non ci rimane che continuare e vediamo cosa viene fuori. Visto e considerato che nell'ultimo video i primi 2 metri li ho fatti con quella macchinetta del cavolo che ho comprato, ci ho messo un botto. Sono andato a prendere questa spruzzatrice qui semi-professionale. Facciamolo con questo, che dovrebbe essere un po' più facile, dai. Ho così attaccato il mio nuovo compressore silenziato, preparato la vernice diluita a dovere, giravolta per indossare la tutina bianca e via con il lavoro più stancante della settimana. Allora, mi sono fermato un attimo perché non voglio dipingere anche la Claire di nero, quindi ho detto se non ce lo fa pure lì. Però cavoli, con quella pistola lì, raga, molto più veloce, E molto più professionale. Perfetto. E una volta coperto l'interno della Claire, ho continuato a spruzzare il nero sul soffitto, notando fin da subito che la parte più rognosa era l'intercapedine piccola, che rispetto a quella più grande aveva bisogno di più movimento di polsi. In ogni caso, dopo circa 40 minuti avevo finito il primo garage. Ok. Primo box completato. È faticosissimo fare sta cosa. Questo qua è il lavoro che ho fatto. Apriamo lì. Questo qua è quello che si vede. Allora, è la prima mano, è la prima volta che faccio un soffitto a spruzzo. Ci sono un po' di macchioline in giro, però io direi di aspettare un pochino di ore per vedere poi quando asciuga com'è realmente. Tra l'altro, guardate qua, c'è tutta la polverina. Guarda, tutta la polverina che viene giù quando spruzzi. Quindi poi mi sa che devo rilavare un'altra volta. Sarà una lunga giornata, raga. Andiamo avanti veloce. Mamma mia, che bel cielo nero che abbiamo. Mettiamo il cielo qua su questa. Continuiamo con il terzo garage. Ok. Mamma mia, in un colpo lo fa! E niente raga, con tutti questi stupidi giochetti di montaggio ho finalmente completato lo stanzone dei garage. Un soffitto sì completamente nero, ma tutto a macchie perché faccio veramente schifo a pitturare, anche se il vero trucco è aspettare 24 ore e vedere il risultato da asciutto. Raga, è passata una giornata, andiamo a vedere il risultato all'interno. Attenzione, attenzione, mamma mia che figata. Ma stiamo scherzando o no? Cioè guarda, neanche una sbavatura c'è, signori. Cioè guarda che bello, ragazzi, mamma mia. Adesso pulisco tutto così l'effetto è ancora più bello. Tiriamo via anche tutti i cirofa. Oh, guarda che carino. E la cosa interessante è che adesso il soffitto, essendo completamente nuovo, fa sembrare le pareti molto più brutte di quello che in realtà sono. Cioè, a parte quel pezzettino radico. Comunque sia, iniziamo con la fase 2 del progetto, l'illuminazione. Aspettatemi qua un attimo, Ho ordinato su internet queste luci esagonali e guardate adesso che chiarore che fanno. Attenzione, attenzione. Oh, mamma mia, guarda qua. Guarda che bello, guarda che luce, che abbiamo la luce. Allora, quel coso lì è composto da 26 pezzi come questo e per montare tutte le luci devo sembrarne 182 con 400 di questi, guarda, più altre cose dentro qui. Per rendere il montaggio molto più semplice ed intuitivo, ho deciso di mettere a terra prima tutte le lampade singole, creando la forma corretta, e poi ad ogni congiunzione ho avvicinato il connettore giusto, perché non so se l'avete notato ma sono diversi, ci sono sia tripli che doppi. Ok raga, tutti i componenti sono stati predisposti nella maniera corretta, adesso passiamo al montaggio. E come vedete è veramente una cagata pazzesca, perché basta prendere un connettore, infilarlo dentro, tac, prendere l'altro e tac. Finito. Quando chiaramente c'è la tripla, questa cosa qui va fatta 3 volte. Tac, tac e tac. Easy.
Ce l'abbiamo fatta, raga, circa 5 minuti in realtà, non è che ci vuole tanto. La vera domanda però adesso è: ma come lo attacchi alla corrente? Intanto bisogna decidere su quale lato mettere il filo. Facciamo finta che io voglio farlo di là. Vengo qui, tolgo una spina doppia, la metto tripla, tac, tac, e poi attenzione, attenzione, inserisco il cavo. Questo qui, tac, si inserisce dentro qua. Bam, e il gioco è fatto. Colleghiamo la prolunga e 3, 2, 1, olè! Tutte belle, attaccate, funzionanti. Adesso c'è un piccolo dettaglio: bisogna fare le altre 3. E non ci posso credere, raga, ho appena finito di leggere le istruzioni, c'è scritto che se tu appoggi il filo per terra, il lampadario si autocostruisce. Fammi provare. Allora basta appiccicarlo qui e lui... Ma non ci credo! Ma è solido, è vero! Minchia! Vabbè dai, dopo questa stronzata qui andiamo avanti con gli altri 2. 1, 2 e 3. E con il 3 abbiamo i 4. Perfettissimo. Tutti e 4 completati. Guardate che carini. Bellissime. E quindi luci montate, funzionano tutte. È arrivato il momento di attaccarle al soffitto. La parte più difficile inizia adesso. Allora, come potete vedere, ogni connettore ha una piccola asolina per infilarci dentro la catenella. Tutte le catenelle sul lampadario vanno poi fissate sopra al soffitto. Cioè, vi immaginate voi quanti buchi devo fare per appendere ogni singola catenella? Mi sparo in testa! L'ideale sarebbe appendere 3-4 cavi longitudinali, così i buchi per i fisher sono molti meno, e poi appendere i lampadari su quei cavi lì. Meno lavoro, meno casino, più economico, ma soprattutto più veloce. La domanda ora è: quanti cavi servono? Dato che la struttura è abbastanza fragile, per calcolare il numero minimo di cavi che mi servivano, ho appoggiato sotto al lampadario dei supporti per capire esattamente in che punto fletteva, e dopo varie prove ho trovato il conteggio. E niente raga, l'idea sarebbe quella di mettere 1, 2, 3 cavi attaccati là in fondo, tirarli fino là e poi attaccare ogni singola luce sul cavo. Ci siamo, andiamo al brico a prendere le cose. La scelta più ovvia era sicuramente comprare il cavo d'acciaio. Il problema è che abbiamo fatto il soffitto nero, quindi questo qua si vede perché fa un sacco di contrasto. Dipingerlo diventa difficile perché è zincato, quindi prendiamo il filo di ferro per recinzione. Portato a casa tutto il materiale, ho misurato la mezzaria del muro e con una bella trapanata ho fatto il primo foro. Ok, primo anellino messo, adesso ne faccio un altro là centrale. Seconda rondella fatta, mettiamo su il filo da recinzione plastificato, così almeno è facile da spruzzare col nero. Cavo attorno all'asola e morsetto che chiude. Tac. E adesso tiriamo il filo fino di là. Ok, da questa parte qui ho messo anche dei tenditori che se adesso io faccio ruotare piano piano, questi 2 filetti possono accorciarsi fino a toccarsi. Quindi tiro finché si tende e speriamo che non mi fa l'effetto fionda in faccia. Guarda che bello che è, grande. Ovviamente in mezzo lo aiutiamo con altri piccoli fiscerini. Ok, e ora che abbiamo messo 4 tasselli anche in mezzo, guardate il filo com'è molto più teso. Guardate che bello che è, mamma mia. Ora prendiamo la nostra bomboletta e dato che lui è plastificato, basta una spruzzata e diventa nero. Tac. La vedi o no la differenza? Vedi o no? Questo non si vede, quello lì sì. Codiaz. Ok raga, primo filo sistemato, adesso prendiamo la misura dell'altro e facciamo il secondo e il terzo. Ovviamente non sto qui a farvi vedere tutto il procedimento di prima. Qua abbiamo il filo 1, filo 2, filo 3. E molto bene, è arrivato il momento di sollevare e attaccare le luci. Allora intanto sono andato a comprare un po' di fascette piccoline, almeno entrano dentro nel forellino e tac, possiamo agganciarle. Ovviamente non posso alzare tutta la struttura in un colpo solo, quindi prendo il primo fascione, lo stacco dal resto e attacco quello. Attenzione, ok, bene, andiamo avanti, lo vediamo qua. Raga, la tecnica di metterle su poco alla volta funziona, mamma mia. Ma di cosa stiamo parlando? Guarda quale struttura che mi ho fatto. Che figata, raga, tutto da solo tra l'altro, non vorrei dire. Adesso vi faccio vedere una cosa, praticamente le fascette le ho lasciate un po' larghe perché adesso che l'ho appeso tutto devo centrarlo con la porta del garage. E una volta sistemato il primo sono andato avanti anche con il secondo, il terzo, il quarto e per far riposare le braccia rivolte da 30 minuti verso l'alto ho cambiato anche le spine sul muro. Spine non pagate perché anche questo mese, indovinate?
Esattamente, ho incassato 132 euro di interessi, grazie mille a Trade Republic. Ma perché mica ogni mese ci dici sempre la stessa identica cosa? Raga, perché ogni mese ricevo i soldi, che vi devo dire? Dall'inizio dell'anno fino ad oggi, soltanto nel 2025, sono già arrivato quasi a 750 euro gratis, solo per aver depositato i soldi sul conto, non investiti, non vincolati. Io domani, se voglio, vado là per levarli. Praticamente nelle banche normali, quando tu accrediti lo stipendio, metti i tuoi risparmi, metti sui tuoi soldi, eccetera, non succede mai nulla. Nella banca Trade Republic invece, quando tu accrediti lo stipendio, metti sui tuoi risparmi e semplicemente usi il conto come vuoi, quei soldi che sono lì disponibili e liquidi aumentano del 2% lordo annuale, quindi ogni mese ricevi degli interessi gratis, cioè vengono proprio accreditati mensilmente e ti arriva direttamente il netto, perché oltre ad essere una figata, Trade Republic è sotto regime amministrato, quindi tutte le tasse che devi pagare, diciamo che te le pagano loro. E non è tutto, il conto Trade Republic, oltre a non avere costi fissi, ti offre una carta di debito gratuita con la quale potete ricevere un save back ogni volta che la utilizzate. Ditemi se la carta di debito della vostra banca normale fa questa roba qui, cioè ti regalano i soldi, raga, letteralmente. Se anche tu vuoi sfruttare tutte queste funzionalità, ti lascio un link ad hoc sotto in descrizione. Prima inizi, prima sarai contento di guadagnare gratis e poi fatemi sapere. Adesso prendo tutto il cavo elettrico che ho comprato e iniziamo a collegare i faretti. Ebbene sì, è arrivato il momento di fare il cablaggio dei cavi. Dato che questi qua sono lunghi solamente 1 metro e devo allungarli e poi sono pure bianchi, non vanno bene, quindi tagliamo tutto. Sbombolettata di nero. Ora con questa matassona di filo facciamo il collegamento, guaina restringente in mezzo e tiriamo tutti i cablaggi. Sarà un lavoro lungo ma necessario. Dal timelapse probabilmente non si vede benissimo, ma ho fatto passare i cavi sopra tutte le porte dei garage. Le ho proprio nascoste dentro così. L'ho fatto passare di qui. Adesso qua lo vedete ondulato, ma poi andrà messo nelle canaline, nascosto sopra eccetera. Fa quel pezzo qui e scende qua. Qua ci sarà la pulsantiera con tutti i vari switch per accendere ogni luce. Adesso al primo filo ho attaccato una presa giusto per farvi capire che quando la inserisco, guardate là, tac, e si è accesa. Perfetto. Adesso ce n'è uno, vanno fatti gli altri 3. Olè. Eccoci qua. 4 fili totali, ho poi sostituito il tubo piccolo con uno più grosso, altrimenti non sarebbero passati dentro, e poi per il momento ho collegato tutto ad un solo bottone. Quando schiaccio si accende tutto, quando schiaccio si spegne. Ma non vi faccio vedere l'effetto perché lo vediamo dopo. Adesso passiamo ai piastrelloni. Allora, come vi avevo anticipato nel video scorso, le pareti del garage voglio farle di 2 colori. Sui lati metterò una pannellatura di legno, invece in centro delle piastrelle grigie scuro che sono già andato a comprare e adesso inizieremo ad attaccarle. Faccio vedere un attimo anche come sono dal vivo. Guardale qua che belle, con le venature che sembra finto marmo, materiale vinile SPC, che non so cosa sia, ma c'è scritto così sulla scatola. Appoggiamone una che vi faccio vedere. Tac, tutta la parete riempita così. Allora, la parete di legno che andremo a prendere dopo dovrebbe arrivare fino qua, quindi da qua in poi iniziamo con le piastrelle. Quindi la primissima cosa che ho fatto è stata pulire accuratamente il muro, eliminando tutta la polvere e lo sporco presente. Avvicinato poi tutti i piastrelloni e preparato il Bostik. 5 punti dovrebbero bastare. Ehi, carino, eh? E la prima, signori, è andata. Gli ho messo sotto anche degli spessori perché il pavimento non è drittissimo. Continuiamo. Raga, mamma mia, che bello! Adesso qua devo tirare via questa canalina perché altrimenti vado a sbattere contro le fascette che ci sono qua e poi continuiamo. Dai che sta venendo veramente bene. Michele Molteni contento. Ho quindi continuato piastrella dopo piastrella a tappezzare tutto il muro fino a che dopo circa un'oretta di lavoro avevo completato la parete? Assolutamente no. Ok, la parte più facile è stata fatta. Adesso devo fare tutta quella striscia là sopra. Che 2 palle. Cacciavite in mano, prima smontato tutto l'impianto delle prese elettriche, poi dato che serviva più precisione perché ogni piastrella doveva essere tagliata, ho fatto su e giù della sedia come un deficiente per altri 40 minuti. Molto molto bene. Finito, abbiamo un pannellino sopra, guardate che bella la parete finto marmo con pannelli sul muro del garage. Mamma mia che figata, che poi si incastrano talmente bene una con l'altra che è proprio tutto liscio. Guarda, Dio che bello. Ho poi rimesso in piedi tutto l'impianto elettrico rifacendo tutti i fori nel muro, dopodiché sono andato a recuperare con il mio furgone i legni della parete successiva. Sono questi qua.
Mamma mia, guarda qua che pezzi che hai fatto, ecco Diaz. Questa qua sì che è roba seria, altro che brico. Mamma mia. Ah, di qua, di là. Ana Eva. C'è tutto il laboratorio adibito alle mie lavorazioni. Molto bene. Hai tritata. 3 ne hai usati. Demolita. Quanto costano di queste qua? 100 euro. Perfetto. Guarda qua. Che bestioni che abbiamo caricato. Adesso bisogna montarli però. Dato che la parete verrà montata come un vero e proprio mosaico, ho comprato 4 tonalità diverse di legno. Infatti, come vedete, sono tutte divise per lettere. Qui abbiamo quello scuro, quello chiaro, quello semichiaro, semiscuro e quello un pochino più grigiastro. Molto bene, apriamole tutte ed iniziamo ad attaccare. Allora, partiamo con la prima. A caso prendo questa qui e vediamo com'è. Ok. Sono già gasato, raga. Ora, se la prima che abbiamo messo era scura, adesso tiriamo su una chiara. Così piano piano iniziamo a creare quella sorta di mosaico che vi dicevo prima. Allora raga, dopo circa mezz'oretta questo qua è il risultato. Guardate che figata che sta venendo. Potrei andare molto più veloce? Assolutamente sì, ma non solo devo scegliere i colori giusti, ma anche tagliare le lunghezze sempre diverse. Cioè io voglio che sembri una parete fatta con pannelli di recupero, nonostante in realtà li ho pagati un occhio della testa. Effetto rustico affiancato al moderno con un bel cielo completamente nero opaco, secondo me viene fuori devastante. Continuiamo. E dopo circa 356 tagli, 44 cartucce di colla, 7000 misure e 78 chiodini, ho finalmente completato la prima parete del Lega Garage. Raga, sono stanco morto, sono sudato marcio, ma guardate che cazzo di figata è venuta fuori. È bellissima. E non so se avete visto sopra là, ma ho dovuto ritagliare il legno per far passare l'occhiero del cavo, guarda. Cioè, è un lavoro della Madonna, raga. Teniamo in basso però la felicità perché manca ancora quell'angolino qui. Dai Michele che ce la fai. Ho quindi continuato a ritagliare tutti i vari listelli di legno fino a completare tutto l'angolo. Cioè, ma chi è che fa le cose così precise su YouTube? Guarda lì! Dopodiché è arrivato il corriere a consegnarmi le famose piastrelle da mettere sul pavimento del garage. Signore e signori, vi presento 90 metri quadri di piastrelle da mettere giù una ad una della Sogi, che dovrebbe essere un marchio di BS Macchine. Qualcuno mi aveva chiesto dove le avessi prese, le ho prese lì. Ora puliamo un attimino qua sotto, apriamo qualche scatolone e iniziamo a metterle giù. Ma quanto sta venendo bene? Adesso, a parte gli scherzi, dicevo, è devastante. Madonna si vende! Sono almeno lunga da fare sta cosa. Mamma mia. Allora, primissima cosa da fare, girare le piastrelle tutte nello stesso senso. Poi con il martellino di gomma le picchiamo giù. Dai. Allora, iniziamo con la prima. Easy. Vi dirò, raga, molto interessante. Spettacolo, dai. Qua ci dovrebbero essere quelle gialle. Esattamente. Abbiamo le discesine da mettere davanti. E poi, attenzione, piastrelle gialle. Perché nel post di Instagram dove avevo fatto il sondaggio ha vinto, per fortuna, il giallo. Proviamo a metterne giù qualcuna. Allora. Raga, ma di che cavolo stiamo parlando? Guarda qui che spettacolo! Guarda che ambiente che vi sto facendo su, pazzesco! Pensate quando ci sarà tutto il garage pieno fino in fondo dove c'è la zona chill, con tutte le luci che illuminano ogni spazio, con divano, televisore, mobiletti, frigoriferino per bere. Ci sarà devastante, raga! Comunque ci vediamo al prossimo video per la conclusione dell'intero garage. Mi raccomando, link in descrizione per il 2% lordo annuale grazie a Trade Republic. Fidatevi, raga, io ci ho messo su più di 100.000 euro. Ci vediamo al prossimo video.